Le relazioni interculturali sono state lungamente studiate in ambito accademico, ma anche da chi si occupa direttamente dei servizi e di costruire delle opportunità di integrazione. Gli studi che ci stanno più a cuore, come quelli di due studiosi inglesi, Ager e Strang, hanno messo a fuoco come una delle dimensioni fondamentali sia proprio la costruzione di connessioni sociali. Ora, le connessioni sociali sono un qualcosa di complesso, che non è solo qualcosa di intuibile come possiamo immaginare, ma che si articola su dimensioni differenti. Da un lato ci sono quelle connessioni forti, quelli che vengono chiamati appunto social bonds, dei legami caldi, dei legami fondamentali, che sono quelli con la famiglia, sono quelli con la comunità di origine o dei correligiosi, dei legami fondamentali che noi non possiamo immaginare da subito di andare a sostituire o integrare. È importante che vengano riconosciuti anche quando sono lontani, quindi per esempio il legame con la famiglia rimasta nel paese d'origine oppure con quelle membri della diaspora che si trovano in altri paesi, in Europa o negli Stati Uniti. Dall'altro lato però sono importantissimi anche i legami che vengono chiamati social links, cioè i legami, ponti, traiettorie che uniscono le persone neoarrivate su un territorio con i servizi. Questo è un aspetto su cui lavoriamo molto, noi che lavoriamo appunto a fianco dei rifugiati anche per rendere più accessibili i servizi e i luoghi in cui si possono rivolgere per ottenere i diritti e le prestazioni di cui possono aver bisogno. Ma a fianco di queste due dimensioni esiste una terza, che è quella dei cosiddetti social bridges, che sono appunto i legami con le comunità diverse dalla propria. Sono dei ponti verso altri universi, altre comunità di riferimento, e sono proprio quelli che attraverso un lavoro costante di conoscenza, di accesso e di facilitazione possiamo promuovere attraverso il community matching o altre forme di connessione sociale, appunto con contesti differenti e con comunità interculturali che non sono così immediatamente accessibili. Quindi la persona neoarrivata, un rifugiato, una rifugiata che arriva in un territorio, dovrebbe avere la possibilità di accedere a tutte e tre queste dimensioni, ai legami caldi, vederli riconosciuti anche quando sono lontani, poter parlare la propria lingua madre, per esempio, o mantenere un legame affettivo con i propri connazionali, ma anche l'accesso ai servizi, quindi la possibilità di avere delle connessioni più facili e più accessibili con questi servizi del territorio, ma infine anche questi legami con le comunità diverse dalla propria, che possono essere costruite anche presentando direttamente uno a uno delle persone, dei cittadini locali che diventano dei nuovi punti di riferimento per costruire dei legami interculturali significativi.